Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video insieme. Oggi, come vedete dal titolo, vi porto un tutorial dedicato ad un progetto da fare con il tricotin. Il progetto è abbastanza facile e richiede veramente pochissimi materiali. Sicuramente se siete amanti del tricotin è un qualcosa che avete già visto in giro e io personalmente non vedevo l'ora di mettermi alla prova per poter realizzare le mie. Se non avete capito di cosa sto parlando, oggi vediamo come realizzare delle tovagliette personalizzate con il tricotin. Le cose principali che vi serviranno per questo progetto sono ovviamente delle tovagliette, possibilmente senza decorazioni e più lisce possibili, del colore che ovviamente più vi piace. Io ho scelto queste che sono di un colore neutro e appunto non hanno nessun tipo di decorazione. Vi servirà poi del filato per realizzare il vostro tricotin e nel caso in cui non abbiate una macchinetta dedicata, quindi che vi semplifica il processo, vi servirà un bel uncinetto e tanta pazienza per realizzare appunto tutto il tubulare che vi servirà per il progetto. Ora però, come sempre, banda alle ciance, vi lascio al video tutorial.
Eccomi qui con i lavori terminati, come sempre ve li faccio vedere da vicino così potete vedere bene le differenze tra una parola e l'altra. Ho voluto utilizzare degli stili diversi per mettermi alla prova e per farvi vedere appunto quanto possono essere diverse tra loro le varie scritte, le varie parole e anche il modo di andare ad attaccare il vostro tricotin, e vi voglio lasciare giusto qualche suggerimento per aiutarvi se è la prima volta che vi approcciate a un lavoro di questo tipo. Io stesso ho fatto degli errorini e ci sono dei difettucci che guardandoli a lavoro concluso come sempre dico mannaggia, perché non ci ho pensato prima, che avrei sicuramente semplificato il tutto e sarebbe stato ancora più carino. Devo dire, sono soddisfatta, ma in quanto creativa c'è sempre quel qualcosina che penso che avrei potuto fare meglio. La prima cosa che vi consiglio è, se avete difficoltà magari ad impostare proprio la parola perché non ve la cavate bene con il corsivo, non sapete bene che proporzioni rispettare, banalmente facendo l'anellino superiore e inferiore, cercando di farli uguali, insomma possono esserci mille problemi, è quella di andare a cercare e a stampare un alfabeto per il tricotin. Se cercate in rete ne trovate veramente di tutti i tipi e sono molto carini e vi spiegano come appunto andare ad incollare, in questo caso comunque come piegare il vostro tricotin, quindi se passare sopra o sotto con il filo, quando, in che modo fare l'asola, che direzione far seguire al vostro tubolare, cioè veramente vi dà una grossa mano. Un'altra cosa che vi può aiutare è quella di crearvi la parola, magari su un foglio di testo con un bel font che vi piace, quindi magari un bel corsivo, e cercare di stamparla più o meno della grandezza che volete riprodurre sulla tovaglietta. Ve la mettete sopra e andate semplicemente a seguirla. Anche questo vi aiuta perché comunque fisicamente voi vedete un modello che cercate di riprodurre poi sulla tovaglietta, chiaramente prima con i vostri spilli, in modo da essere poi sicuri quando andate ad incollare. Un'altra cosa che potrebbe essere un problema è la paura di creare abbastanza tricotin per la parola, ovvero caspita, ne avrò fatto abbastanza, avrò preso bene le misure e se poi mi trovo alla fine che mi manca un pezzo. Io uso questo sistema, utilizzo un filo semplice e vado a creare la mia parola, arrivo poi alla fine e mi lascio un eccesso e da quel punto lì calcolo il tricotin da realizzare. Se però anche questo sistema non vi rende particolarmente sicuri, perché comunque un margine d'errore in base allo spessore del filato ci può essere, perché magari un filato rende più o meno rispetto a un altro, tipo questo è più sottile in maniera impercettibile rispetto a questo, quindi ha reso chiaramente anche in maniera diversa, è quello di lavorare in largo eccesso, cioè create veramente un bel filo lungo, andate in abbondanza, quindi una volta presa la misura voi andate oltre, createlo bello lungo, procedete ad andare prima a fissarlo con gli spilli, poi successivamente ad incollarlo e vi andate a fermare poco prima della fine. Quando arrivate più o meno a questo punto andate a smontare il vostro lavoro, semplicemente tirando il filo, in questo modo si disferà fino a che appunto non ritenete che la parola sia conclusa. Solo a quel punto lo andate poi a rifinire con l'uncinetto e con la colla. In questo modo siete sicuri di aver ultimato, cioè di avere il filo giusto per ultimare la vostra parola. Il filo in eccesso andrà sprecato? Assolutamente no, perché tanto con un piccolo nodino potete riattaccarlo al gomitolo e se in un futuro create un'altra scritta con il tricotin i nodi vengono poi nascosti all'interno, quindi riuscite tranquillamente a recuperarlo. Un'altra cosa che vi può aiutare, e nel mio caso è stata fondamentale soprattutto per la parola, appunto per Luna che è la mia bambina, è andate a cercare la parola per intero scrivendo in tricotin. Cioè in questo caso ho cercato Luna in tricotin e mi sono comparsi una valanga di lavori di persone che giustamente l'hanno fatto prima di me e che mi hanno però dato dei modelli da seguire, perché potevo proprio vedere la parola realizzata, quindi la parola fatta e finita, e rendermi conto di delle differenze magari tra un lavoro che mi piaceva di più rispetto a uno che mi piaceva un po' di meno, e cercare appunto di creare il lavoro che piace a me, quindi di aver ottenuto poi alla fine questo risultato. Scusate, ci sono ancora dei fili di colla perché devo rifinirle. La stessa cosa per la parola papà, che in questo caso io avevo creato inizialmente con una P tristissima, quindi dritta e un po' panciuta, e invece ho trovato un lavoro dove appunto proponeva questa P molto più carina e molto più gradevole da fare. Per quanto riguarda la parola mamma, è la nota dolente, diciamo, dai, chiudiamola così, così vi faccio magari soffermare su questo particolare che nel mio caso io lo guardo e dico mannaggia, potevo appunto pensarci prima, cioè la mancanza della codina all'inizio. Io qui non ho voluto né cercare la parola, né farmi un font, un modello, niente, ho voluto andare di testa mia, sono partita dritta e in realtà sarebbe anche carino, peccato che poi qua ho deciso di creare questa codina e per coerenza sarebbe stato carino mantenere appunto la M un pochino meno dura, un po' più curvata, in modo da farla uguale alla finale. Vi dicevo, andare a rimediare, qua vedete se faccio un po' di leva pian piano potrei andare a smontare il lavoro e andarlo a sistemare, però perché andare
a insomma sistemare un lavoro quando potete farlo meglio da prima, semplicemente dedicando più tempo alla progettazione. Ecco, io ci tengo a far vedere anche quando ci sono cose che non mi piacciono, perché così almeno chi fa il lavoro dopo di me o comunque guarda questo video ha dei suggerimenti, spero utili, per poterlo fare in maniera appunto bella, gradevole, e che insomma sia poi appagato del lavoro che è riuscito a fare. Bene, io come sempre vi ringrazio, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che questi lavori vi siano piaciuti, a me personalmente tantissimo. Mi sono limitata a fare solamente le scritte, ma potete veramente personalizzarle come volete, aggiungendo magari dei cuoricini, se le fate tematizzate, non so, mettiamo per le vacanze, potete farle con la scritta mare, sole, e quindi aggiungere anche dei riferimenti, cioè potete crearle veramente per tutte le occasioni e per come vi piacciono. Io mi sono limitata a fare appunto il nome della bimba e i nostri ruoli, chiamiamoli così, perché al momento ci va bene così, ma in un futuro, quando poi chiaramente lei capisce meglio come ci chiamiamo, faremo le nostre tovagliette, cioè le rifarò con anche i nostri nomi. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video e di attivare la campanella, così non vi perdete altri tutorial di questa tipologia, ma in generale ovviamente non vi perdete tutti i video che vado a pubblicare, così potete anche recuperare quelli vecchi. Io ringrazio tantissimo chi continua a iscriversi, chi guarda i video, perché veramente mi fate capire che appunto il lavoro vi piace ed è una bella soddisfazione, è innegabile, quindi sono sempre più incentivata a portare qualcosa di nuovo. Io vi risaluto, vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao!